Loris ha 38 anni, un'officina in Romagna e un bambino nato da pochi mesi. Una notte, alle 3, prende in mano il vecchio telefono che fa da baby monitor per riavviare la ninna nanna, e lo schermo si accende su un nome che non doveva esserci. Ma vi avverto, la scoperta peggiore non è il tradimento, e non è quella che state immaginando. Loris ci racconta tutto, anche come ne è uscito. Si è messo a nudo per noi, aiutami a ripagare il suo coraggio con un like, a te costa un secondo, per noi vale tutto. Voi ve ne sareste accorti? Perché io no. Per 2 anni no. E quando è successo, non stavo cercando niente. Stavo solo cercando di far riaddormentare mio figlio. Mi chiamo Loris, ho 38 anni e faccio il meccanico a Savignano sul Rubicone, in Romagna. L'officina era di mio padre. Sull'insegna c'è ancora scritto Autofficina Casadei, con la vernice mangiata dal sole e dalla salsedine che arriva quando tira il garbino. Ci sono cresciuto in mezzo, tra l'odore di olio bruciato e il ferro freddo delle mattine d'inverno. Le mie mani sanno di grasso anche quando le lavo 3 volte con la pasta lavamani. Elisa diceva che era il mio profumo. Lo diceva ridendo, con la testa appoggiata sulla mia spalla. 15 anni di matrimonio. Ci siamo sposati che io ne avevo 23 e lei 21, nella chiesa vicino al fiume, con i miei amici dell'officina che avevano addobbato la macchina con i guanti da lavoro al posto dei fiocchi. Elisa era la più bella del paese. Non lo dico io, lo dicevano tutti. Io non ho mai capito bene cosa ci avesse trovato in uno come me. Forse era quello il primo rumore sbagliato e non l'ho voluto sentire. Un figlio non arrivava. Ci avevamo provato per anni. Poi avevamo smesso di parlarne, che è il modo dei matrimoni di seppellire le cose senza fargli il funerale. Poi, 2 estati fa, Elisa entra in officina un martedì mattina. Io ero sotto un furgone e lei mi dice: «Vieni fuori». Aveva un test in mano e gli occhi lucidi. 37 anni lei, 37 io. L'ho abbracciata con la tuta sporca addosso e non le ho nemmeno chiesto scusa per le macchie. Edoardo è nato a marzo, 3 kg e 2. Quando l'ostetrica me l'ha messo in braccio, ho pensato: ecco, adesso la mia vita è completa. Ve lo giuro, l'ho pensato proprio con queste parole. I segnali c'erano. Li vedo adesso, come si vede la crepa nel monoblocco solo dopo che il motore è fuso. Durante la gravidanza, Elisa si era come riaccesa. Parrucchiere nuovo, palestra fino al 7° mese, weekend dalla sorella a Bologna, che da 1 diventavano 2, 3, il telefono sempre a faccia in giù sul tavolo, la suoneria spenta da mesi. Io ero contento. Pensavo che la gravidanza le avesse ridato la luce che gli anni le avevano tolto. Voi, da fuori, qualcosa lo sentite già. Lo so. Io no. Io i problemi li sento nei motori. Un cuscinetto che canta lo becco a 10 metri a orecchio. In casa mia non ho sentito niente. Nella mia casa ero sordo. Il vecchio telefono di Elisa stava in cameretta, montato su una mensola sopra la culla. Faceva da baby monitor, con un'app di rumore bianco che addormentava Edoardo meglio di qualsiasi ninna nanna. Una notte di luglio, Edoardo aveva 4 mesi, alle 3:12 piangeva e l'app si era piantata. Sono andato io, come sempre. Elisa aveva la poppata del mattino, io quella della notte. Ci eravamo divisi così. L'ho preso in braccio col biberone in una mano e con l'altra ho preso il telefono per riavviare l'app. Lo schermo si è acceso nel buio della cameretta. Una notifica, Instagram, un profilo che non era il suo, un nome che non conoscevo, eli.rosa.22, e sotto una riga sola. Denis ha inviato un messaggio.
Denis. Io un Denis lo conosco da 8 anni. Denis della Giulietta Grigia, tagliando ogni primavera, sempre puntuale, sempre con la battuta pronta. Il caffè insieme al bar, davanti all'officina. Lui che mi chiedeva del bambino, io che gli facevo lo sconto sulle pastiglie perché ormai era di casa. Il telefono era rimasto collegato a quel profilo. Bastava un dito. L'ho fatto scorrere. 40 follower. Foto che non avevo mai visto. Elisa alla Darsena di Cervia, con un tramonto dietro. Elisa in accappatoio in un hotel di Bagno di Romagna. Lo stesso weekend in cui doveva essere dalla sorella. E i messaggi. Non 1, non 10, 2 anni di messaggi. Mi si sono gelate le mani. Le orecchie hanno cominciato a ronzare, come quando lavori troppo a lungo vicino al compressore. Mi sono seduto sul pavimento della cameretta, con mio figlio sul petto che finiva il suo biberon tranquillo, senza sapere niente del mondo che gli stava crollando intorno. L'ho tenuto stretto finché non mi è tornato il respiro. Poi l'ho rimesso nella culla. Ho fotografato gli schermi col mio telefono, uno per uno, con le mani che tremavano, e ho rimesso tutto a posto sulla mensola. Non ho svegliato Elisa. Sono sceso in cucina e ho scaldato lo stesso caffè 4 volte senza berlo. Alle 6 ho aperto l'officina. Ho smontato un carburatore che non aveva niente e l'ho rimontato. Le mani sapevano cosa fare. Il resto di me no. Ho tenuto dentro tutto per 2 giorni. Non per strategia, perché non trovavo le parole e uno come me, quando non trova le parole, sta zitto e lavora. Il giovedì sera, con Edoardo che dormiva, gliel'ho chiesto mentre apparecchiava. Chi è Eli.Rosa.22? Il piatto le è rimasto a mezz'aria. 1 secondo, 2, poi l'ha posato con una calma che mi ha fatto più male di un urlo. È un profilo vecchio, di quando ero ragazza. Elisa. Il telefono in cameretta era collegato. Ho visto tutto. Ha provato ancora a negare. Poi ho girato il mio telefono sul tavolo, con gli screenshot aperti, e l'ho vista crollare sulla sedia come si affloscia un crick che perde olio. Da quanto, Elisa? Non ha risposto subito. Guardava il tavolo. È stato un errore. È finita. Te lo giuro. Da quanto? Da 2 anni. 2 anni. Edoardo aveva 4 mesi. I conti li ho fatti in un lampo. E la domanda mi è uscita prima che potessi fermarla. Di chi è mio figlio? Lei si è alzata di scatto. Mi ha giurato su sua madre, su Edoardo stesso, che il bambino era mio. Io le ho creduto e non le ho creduto insieme. 3 giorni dopo ho ordinato un test di paternità, di nascosto. Un cotton fioc passato nella guancia di mio figlio, mentre lei era fuori. Non ne vado fiero. Quando è arrivato il risultato, mio, Edoardo era mio. Ho pianto dietro la saracinesca mezza abbassata dell'officina, di sollievo e di vergogna insieme. Sollievo per la risposta, vergogna per la domanda. Le settimane dopo sono state il mio periodo peggiore, e non per colpa sua, per come l'ho gestito io. Dormivo in officina, sulla branda che era stata di mio padre. Una sera sono passato in macchina davanti alla casa di Denis, 2 volte, coi fari spenti, e mi sono fermato solo perché mi sono visto nello specchietto e non mi sono riconosciuto. Bevevo Sangiovese dalla bottiglia, senza bicchiere, che il bicchiere fa civile e io civile non mi sentivo. E poi c'è stata la mattina della Giulietta. Denis aveva prenotato il cambio della cinghia di distribuzione 1 mese prima, da prima che io sapessi. È arrivato sorridente, mi ha battuto la mano sulla spalla. Loris, mi raccomando la mia vecchietta. Non sapeva che io sapevo.
Ho lavorato da solo tutto il pomeriggio con la sua macchina sul ponte e a un certo punto mi sono trovato col martello in mano, sopra quel cofano grigio, e il braccio che voleva partire da solo. Sarebbe stato facile, sarebbe stato giusto, diceva una voce. Ho pensato a mio figlio. Ho pensato a mio padre, che in 40 anni non aveva mai toccato la macchina di nessuno. Ho posato il martello sul banco, piano. Ho finito la cinghia a regola d'arte, perché il lavoro è il lavoro. Quando è venuto a ritirarla, gli ho dato le chiavi e gli ho detto, a voce bassa, la cinghia è a posto. E adesso ascoltami. So tutto. Da stasera per te questa officina non esiste più e nemmeno la mia famiglia. È diventato bianco come la carta dei ricambi. Non ha detto una parola. Meglio per lui. Con Elisa, intanto, era cominciato il tira e molla. Lei piangeva. Diceva che era stata una sbandata, che l'aveva già chiusa, che dovevamo provarci per Edoardo. E io volevo crederci. Dio, se volevo crederci. Per 2 settimane ci ho provato. Cene insieme, il bambino in mezzo, come una tregua. Ma di notte rileggevo gli screenshot e una notte, nell'ufficio dell'officina, sono arrivato a quelli più vecchi. Quelli che non avevo avuto il coraggio di leggere fino in fondo. Luglio dell'anno scorso. Elisa incinta di 7 mesi. Lei scrive: «Ti piace, Edoardo?» Lui risponde: «Era il nome di mio nonno». Lei: «Lo so, per questo mi piace». Lui: «Allora è deciso. Allora è deciso». A me aveva detto che Edoardo le piaceva fin da bambina, che era un nome antico, un nome da romagnolo forte. Io l'avevo scritto sui documenti, l'avevo detto al prete, l'avevo fatto incidere sul braccialetto d'argento del battesimo. Il nome di mio figlio l'aveva scelto lui. E c'era di più. La mattina del parto, Edoardo nato alle 4:52, la prima foto di mio figlio era partita alle 5:07. Non a sua madre, non a sua sorella, a Dennis. Mia moglie aveva mandato mio figlio a lui, prima che a chiunque altro al mondo. Quella notte è morta la speranza, non con un urlo, con un click. Sono tornato a casa all'alba e le ho chiesto una cosa sola. Dimmi solo perché il nome. Ha capito subito. È diventata piccola piccola sulla sedia. Non lo so, Loris. Mi sembrava mio. No, Elisa, ti sembrava suo. È andata da sua madre a Cesena quella settimana stessa, con Edoardo. E io sono rimasto in una casa che faceva un silenzio che non conoscevo. Agosto è stato il fondo. Officina chiusa per ferie, il paese vuoto, io che mangiavo in piedi sul lavandino quello che capitava. Una notte mi sono ritrovato seduto dentro la fossa dell'officina, quella per guardare le macchine da sotto, con una bottiglia in mano, il punto più basso della mia vita, in tutti i sensi. Ho pensato, mio padre mi vedrebbe qui e non direbbe niente. Mi darebbe uno straccio e mi direbbe pulisciti. La svolta è arrivata un sabato. Il mio weekend con Edoardo. Poppata dell'alba, io e lui sul divano, la luce che entrava a fette dalle persiane. A un certo punto ha staccato la bocca dal biberon. Mi ha guardato. Quegli occhi che sono i miei. Adesso lo so anche sulla carta. E mi ha stretto il dito. Mi ha stretto il dito con tutta la mano. E non lo mollava. E lì ho capito una cosa che nessun avvocato e nessuna notte di rabbia mi avevano fatto capire. Un nome non è di chi lo sceglie. Un nome è di chi risponde quando lo chiami nel buio alle 3 di notte. E alle 3 di notte, da sempre, rispondevo io. Il lunedì ho chiamato un avvocato a Cesena. Separazione consensuale, senza guerra, non per santità, per Edoardo.
Ho tenuto la casa e l'officina. Ci siamo divisi i giorni di nostro figlio. E ho fatto una cosa che uno come me, a Savignano, non racconta al bar. Sono andato da una psicologa. Io, che in 15 anni di matrimonio avrò detto ti amo 10 volte, ho parlato più in un'ora là dentro che in un anno fuori. Ci sono tornato ogni giovedì, per 8 mesi. Non è stata una salita dritta. A novembre, alle 2 di notte, le ho scritto un messaggio lungo così, dove le chiedevo di riprovarci. L'ho mandato. Alle 7, quando mi sono svegliato, avrei voluto strapparmi le mani. Lei mi ha risposto gentile e mi ha detto di no. Quel no è stato un favore, anche se sul momento è stato una chiave inglese sulle dita. Poi, piano, le piccole vittorie. Ho assunto un apprendista, Nicolò, per chiudere alle 6 e andare a prendere mio figlio. La prima visita dal pediatra da solo, col borsone preparato la sera prima come per un viaggio. La prima volta che ha detto babbo, l'ha detto in officina, tra le gomme accatastate, e Nicolò ha fatto finta di non vedermi gli occhi. Adesso Edoardo ha quasi 2 anni e quando entra in officina fa brum brum a ogni macchina e per me quel rumore vale più di qualsiasi motore che ho aggiustato in vita mia. Elisa e Dennis sono durati 6 mesi, poi è finita anche quella. Quando l'ho saputo non ho provato gusto e questo mi ha sorpreso. Solo una stanchezza vecchia, come di una cosa successa a un altro. Adesso ci parliamo civili, sulla porta, quando ci passiamo il bambino. Sono passati 20 mesi da quella notifica. Sto meglio. Non bene. Meglio, che è una parola più onesta. Certi giorni il pensiero torna a mordere, di solito quando meno te lo aspetti, davanti a una Giulietta grigia ferma al semaforo. Ma ho imparato una cosa, e ve la lascio con le parole mie, che sono quelle di un meccanico. Le persone non sono motori, non le smonti, non trovi il pezzo rotto, non le rimetti a nuovo. E soprattutto, un figlio, un nome, una vita, non sono di chi li sceglie, sono di chi resta. Io sono rimasto. E quando chiamo Edoardo e lui si gira e mi corre incontro con le braccia aperte, quel nome è soltanto nostro. Un nome non è di chi lo sceglie, è di chi risponde quando lo chiami nel buio. Loris è rimasto, e questo dice tutto. Se questa storia ti ha toccato, qui accanto ne trovi un'altra che devi assolutamente sentire. Ci vediamo lì.